Benvenuti in a casa nativa di Pasquale Bauli, uovo di Abatria. Va di accompagnare e fa scoprire a mostra Pasquale Bauli, un mito fondatore. Quando Pasquale Bauli nasce in 1725 in a stretta di Merusalia, a Corsica è sotto la dominazione genuese da poi più di 4 secoli. In 1729 i Corsi si rivoltano contro la Repubblica di Genova e l'uovo di Pasquale Bauli, Giacinto, diventa uno dei capi di sta rivolta. In 1735 i ribelli si riuniscono in un convento d'Orezza e scrivono a consulta, in cui la volontà di costruire uno Stato indipendente di Genova. E quando Teodoro de Neuf giunge in Corsica, Giacinto e i suoi si uniscono a quello che si dice il re di Corsica. Ma sta rivolta è firmata con l'aiuto dei francesi. In 1739 Pasquale parte in esilio in Cusoavo in Napoli. Qui farà conoscenza di un professore genovese, uno dei più grandi pensatori dell'Italia del XVIII secolo, e scopre il testo famoso L'Esprit des Lois di Montesquieu, che impegnerà la sua maniera di pensare e di costruire la pelle. Allora, nel 1755, in cui l'appoggio di suo fratello Clemente, Pasquale è di ritorno in Corsica e eletto generale di nazione il 14 dell'anno 1755. Ad costruire un Stato moderno e forte, il popolo è al centro di questa nuova Costituzione che si appoggia alla separazione dei poteri, a giustizia, o il diritto dei popoli a disporre di se stessi. Ad mettere in piazza una moneta, ragguai, un'armata che fa sognare i grandi pensatori di un secolo XIX, come Voltaire che dice tutta l'Europa è corsa. Hanno creato l'Università di Corsi e farà di Corti un luogo di uso regno. Genova, che è la proprietaria dell'isola Corsica di sto fatto, domanda l'aiuto alla Francia per vincere l'armata di Paoli. In cui vittoria di Borgo, il 5 ottobre dell'anno 68, l'armata paolina perde la battaglia di Montenovo in maggio dell'anno 1769. Oramai Pasquale Bauli fugge in Inghilterra in dove sarà accolto da un amico James Boswell. In 1789 a Corsica diventa francese e in 1790, dopo la rivoluzione francese, Paoli volta in da sua terra nativa e diventa il comandante della Guardia Nazionale, poi è eletto presidente del Consiglio Generale. Ma le relazioni tra Francia e il generale si imbellevano e Paoli domanda l'aiuto agli inglesi. Quest'unione conosce di nuovo una sconfitta. Paoli e Sir Gilbert Elliot non trovano mica un'intesa e chiamato da un re George III in Inghilterra nel 1795. In due si spingerà usoviato nel 1807. Ora entriamo in della stanza che è la camera nativa di uovo di Abatria. Si può vedere un filmetto nanta il ritorno del suo genere in della casa nativa di Astretta nel 1889. La visita si compie in quella stanza che accoglie opere fatte dopo la morte di quello che era, chi è e chi sarà all'eterno uovo di Abatria.